Bentornati su Fisiosocial. Nel video di oggi andiamo a fare una sessione di esercizi per avere una schiena d'acciaio, una schiena indistruttibile dovrebbe essere il titolo di questo video. Perché? Perché come abbiamo spiegato in tanti nostri contenuti, in tanti nostri video, in tanti nostri articoli, non è una soluzione quella di evitare di fare una serie di esercizi, di movimenti perché si ha dolore, perché altrimenti si rischia di continuare ad alimentare il dolore e in più di indebolire il proprio corpo, la propria schiena. Quindi in questo video andiamo a vedere una serie di esercizi di rinforzo, alcuni anche intensi, quindi poi i consigli saranno quelli di adattare questi esercizi alla tua capacità di fare questi movimenti, magari diminuendo il numero di serie, il numero di ripetizioni, ok? E cercare però con regolarità di fare questi esercizi, perché andando ad esporre gradualmente la tua schiena ad una serie di esercizi che diventano sempre più difficili, renderà la tua schiena proprio d'acciaio, più forte, di modo che possa resistere a tutte le attività della vita di tutti i giorni. Sollevare una cassa d'acqua, piegarsi per allacciare le scarpe, piegarsi per rifare il letto, prendere qualcosa da lontano o portare qualcosa in alto, tutti i movimenti dove la schiena viene caricata. Siccome nella vita di tutti i giorni non li possiamo evitare, tanto vale avere una schiena forte che sia in grado di svolgere questi movimenti. Quindi partiamo e andiamo a fare praticamente degli esercizi che vanno a diventare un po' più difficile nell'arco di questa seduta, come se fosse una vera e propria seduta di fisioterapia che tu stai facendo qua nel nostro centro a Milano, perché adesso siamo a Milano, ma anche a Brescia, insieme a me, a Francesco o ai nostri collaboratori. Partiamo con il primo esercizio. Per il primo esercizio andiamo a fare l'esercizio del Superman. Andiamo a mantenere la schiena in una posizione neutra, quindi non in flessione, non in estensione, ma in una posizione neutra. Stabilizziamo bene gli addominali e andiamo ad allungare braccio e gamba opposta e manteniamo questa posizione per 5-10 secondi. 2, 3, 4, 5, ritorno. Cerco di non muovermi quando ritorno e quando mi sposto, allungo la gamba, allungo il braccio, 2, 3, 4, 5, ritorno, lo faccio per 10 volte, 2, 3, 4, 5, riposo, siamo a 3 e con questa 4, 2, 3, 4, 5, riposo, via, 1, 2, 3, 4, 5, riposo, 1, 2, 3, 4, 5, riposo, via, 1, 2, 3, 4, 5, riposo, ultimi 2, via, 1, 2, 3, 4, 5, riposo, ultimo, 1, 2, 3, 4, 5 e riposo. Perfetto, un attimino di respiro. La pausa tra un esercizio e l'altro può essere di circa 30 secondi, un minuto, anche ovviamente in base alla fatica che si va a fare. Lasciamo più che altro giusto un attimo di tregua alla nostra schiena e andiamo al prossimo esercizio, che è un esercizio di attivazione un po' più intenso della muscolatura paravertebrale ed erettori della colonna, che sono i muscoli che vanno appunto, come dice il nome, erettori della colonna, a tenerci dritti, a portare in estensione la nostra colonna e stabilizzare le vertebre. Quindi ci mettiamo a pancia in giù e andiamo a portare le braccia tese, leggermente aperte. Dobbiamo andare a sollevare braccio e gamba opposta per 10 o 20 volte. Adesso ne faccio 10. Ovviamente, come dicevo prima, se l'esercizio non ti risulta così tanto faticoso, puoi fare il doppio delle ripetizioni. Quindi, pronti? Via! 1, 2, possibilmente a gamba tesa, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ok. Riposo. Allora, ovviamente a gamba tesa diventa difficile, staccare tanto il braccio e la gamba diventa difficile, cerca di farlo nei limiti possibili di dove riesci. Se non dovessi riuscire a farlo con questa modalità, puoi semplicemente mantenere una posizione isometrica a pancia in giù. Quindi, praticamente da questa posizione, o braccia tese o braccia rilassate, ti sollevi al contrario, quindi praticamente alzi le gambe, alzi la schiena, sentirai i muscoli lavorare, mantieni questa posizione isometrica, quindi stabile in quella posizione per 10-15 secondi, lo ripeti per 5, 6, fino ad arrivare a 10 volte da 10 secondi. Se invece decidi di fare la prima variante dinamica, ovviamente staccando braccio e gamba opposta. Andiamo adesso al terzo esercizio in cui andiamo a fare un'attivazione un po' più in carico della muscolatura e delle vertebre della nostra colonna. Ci andiamo a posizionare con il sedere al muro, quindi dal muro facciamo mezzo passettino avanti, appoggio il sedere e vado a flettermi in avanti fino ad ingobbire la schiena, dovrebbe vedersi in questo modo, dopodiché vado ad estendermi e a raddrizzarmi, ok? Provo a vedere, si vede se lo faccio in questo muro? Faccio mezzo passo avanti e quindi l'obiettivo è scendo e poi estendo la mia colonna in questo modo, quindi scendo, faccio la gobba, estendo, scendo ed estendo, via, vado, 4, 5, 6, 7, questo è bello tosto, 8, non tutti arriveranno a 10 ripetizioni se fatto bene, 9, perché già io li sento, 10. Voilà! Dopo questi esercizi sentirai, come si dice nel linguaggio dei palestrati, un bel pump alla schiena, quindi sentirai proprio belli carichi i muscoli della colonna vertebrale, li sentirai proprio affaticati come quando fai i bicipiti in palestra o i tricipiti o qualsiasi altro esercizio dove senti un bel lavoro muscolare, sentirai la schiena affaticata, ma è buono perché è proprio quello che noi vogliamo raggiungere con questa serie di esercizi è avere la schiena affaticata, soprattutto perché così nel lungo termine abbiamo, come abbiamo detto all'inizio di questo video, una schiena d'acciaio. Benissimo, spero quindi che questa serie di esercizi ti possa essere utile a rinforzare la tua schiena, puoi ripeterla anche più di una volta, nel senso la stessa sequenza di esercizi puoi ripeterla 2, 3, 4 volte se ti senti così forte o se veramente vuoi avere una schiena letteralmente d'acciaio, però ovviamente scherzi a parte ti consiglio le prime volte di partire magari con 1 o 2 sessioni e poi se vedi che tutto va bene puoi aumentare gradualmente, perché comunque alla base di qualsiasi rinforzo, soprattutto quando si tratta di rinforzare una struttura per poter diminuire il dolore e migliorare una condizione, ovviamente è quello di andare per gradi e progressivamente. Se invece vuoi essere seguito da noi e il nostro team presso il nostro centro a Milano, centro a Brescia oppure tramite le consulenze online, trovi tutti i riferimenti qua sotto per essere seguito dalla A alla Z in un percorso di miglioramento del mal di schiena con un percorso fisioterapico scientifico. Grazie dell'attenzione, ricordati di iscriverti al nostro canale e mandare questo video a un tuo amico, a una tua amica, a un tuo conoscente che vuole avere una schiena di acciaio. Ci vediamo alla prossima!